Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme delle crêpe senza lattosio, senza uova e senza glutine. Sono ideali per chiunque voglia gustare una crêpe semplice e veloce da preparare, ma davvero straordinaria. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio nuovo libro Pane, impasti e storie di vita è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Per preparare le nostre crêpe abbiamo bisogno di farina di ceci, acqua fredda di rubinetto, sale, olio extravergine di oliva e un pochino di pepe. Aggiungiamo subito il sale alla farina e anche un pochino di pepe. Misceliamo con una frusta. E ora aggiungiamo l'acqua. E misceliamo ancora. In questa fase ci vuole un pochino di pazienza per far sì che la pastellina non abbia grumi. Io ho impiegato circa 2 minuti e mezzo di tempo per lavorarla con la frusta. A questo punto, come ultimo ingrediente, aggiungiamo l'olio extravergine di oliva. E lavoriamo ancora per 40-50 secondi. E la nostra pastellina è pronta. Ora io la copro con pellicola, la lascio riposare 10 minuti e poi procediamo alla preparazione delle creme. La padella è calda, la ungiamo con abbondante olio di girasole e ora versiamo la pastella. Giriamo così la padella. Quando vediamo che comincia a fare le bolle e si stacca dal fondo della padella, allora possiamo girarla. La crêpe è cotta alla perfezione. Ora possiamo metterla su un vassoio coperto da un tovagliolo pulito. Copriamo la crêpe con un altro tovagliolo come si fa per le piadine, così resterà morbida e flessibile. Continuiamo a cuocere tutte le altre. Ungiamo di nuovo la padella. E anche questa è pronta, possiamo toglierla dal gas. Copriamo e continuiamo.
Eccole qui, pronte le nostre crêpe. Queste crêpe possono essere gustate semplicemente farcite a nostro piacere. Potremmo in questo momento mettere delle verdure grigliate, dei formaggi, dei salumi e piegarle piuttosto che arrotolarle. Vedete come sono perfettamente flessibili, e gustarle in questo modo. Oppure possono essere servite come delle classiche crêpe, quindi mettere all'interno il ripieno che preferiamo e passarle in forno. Bene, io spero che la mia ricetta sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.